Beh, detta così, quando divento grande vorrei fare il tuo lavoro, praticamente. È un bellissimo lavoro. Ma da quanti anni che ti occupi del mondo del vino, È diciamo? dal 1986 che Ah, io ok. ho iniziato. Ero già nata, non ti preoccupare. Italian Wine Podcast. Chin Chin with Italian Wine People. Welcome to a new installment of On the Road with Stevie Kim. This episode finds Stevie at the Wine Cube in Milan, focusing on Partesa for wine and chatting with Costantino Gabardi about his work in the area of strategic development for wineries. Hello, welcome to Italian Wine Podcast on the Road edition. Today we're in this industrial space. It kind of reminds me of New York. It is called Spazio Antologico in Milan, and today's entire day dedicated to Partesa for wine. And today my first guest is Mr. Costantino Gabardi. Ciao Costantino. Ciao Stevie, Ciao, buongiorno. come stai? Io sto Tanto bene. che non ci vediamo. Sì, è un po' di tempo, però sto bene. È un bellissimo momento per trovarci questo, veramente. Ascolta, ci puoi raccontare un pochino per il nostro pubblico, magari che non ti conosce, cosa sei e cosa fai nel mondo del vino? Allora, io sono nel mondo del vino da tantissimo tempo, come tu sai, perché ci conosciamo veramente da tanti anni, e mi occupo di sviluppo e strategia. Quindi Cosa vuol dire? Parolone? è una parola qua. grande, sì, esatto. Praticamente mi occupo di tracciare quello che è la linea che porta da oggi al futuro delle aziende di vino, ma aziende di vino che abbiano un progetto agricolo importante, un progetto agricolo serio, un progetto agricolo basato su tutti quei valori che da sempre distinguono il vino italiano nel mondo. Quindi, Ma da quanti anni che ti occupi del mondo del vino? Diciamo? È dal 1986 Ah, che io ok. ho iniziato. Ero già nata, non ti preoccupare. Pensavo fossi nata qualche anno dopo, sinceramente. Beh, diciamo, io inizio nell'86 come tutti con i corsi dell'AIS, poi incontro sul mio cammino alcune figure, mi iscrivo a un corso di perfezionamento sui vini francesi che era tenuto da Sandro Sangiorgi all'epoca, vicino a casa mia, perché insomma ero poco più che un ragazzo, e da lì poi nasce tutto un rapporto per cui per tanti anni ho condiviso alcune cose dal punto di vista anche critico di scrittura, eccetera eccetera, e dopo un certo percorso ho incontrato altri personaggi, queste famose sliding door che ti si presentano nella vita. Io Come Gwyneth Paltrow. esatto ho incontrato per esempio 17-18 anni fa Michel Rolland a una cena. Ho incominciato ad assaggiare, ad avere l'onore di assaggiare con un persona di quel livello, perché mi ha insegnato, anche solo guardandole certe persone ti insegnano, anche solo stando vicino. Sì, che bella persona, vero? È così umile, questo grandissimo personaggio. Anch'io ho avuto, a poche occasioni, però ho avuto l'onore di conoscerlo. È davvero veramente una bella persona. Sì. Poi io piano piano conosco molto bene anche tutti i ragazzi che lavorano con lui, no? Il suo nuovo socio Julien Viau, eccetera. Ma io ho conosciuto e mi sono confrontato anche con tantissime persone di grandissimo profilo in Italia, uno su tutti Riccardo Cottarella per esempio, ma Giuseppe Caviola, chi posso citare? Maurizio Castelli, Luca Dattoma. Sì, grandissimi nomi come enologi. E quindi impari, moltiplichi la tua esperienza per N. Certo. E quindi da questo è nato la mia idea di una figura che a volte si pone tra la proprietà, che magari è una proprietà di investimento,
e l'enologo, che l'enologo è un tecnico di gestione sostanzialmente, quindi fai il ponte quasi, un bridge. praticamente. Sì, Ok. esattamente. Ci sono moltissime proprietà che hanno investito, soprattutto oggi, anche con l'arrivo di fondi di investimento, di grandi gruppi finanziari, e c'è la necessità sostanzialmente, Stevie, della gestione del valore, perché il valore di un'azienda è la qualità, la generazione e il tempo. Se tu riesci a tracciare una linea che vada a gestire il progetto attraverso queste tre cose, l'azienda ha un futuro chiaro. Beh, detta così, quando divento grande vorrei fare il tuo lavoro, praticamente. È un bellissimo lavoro. Allora, Costantino, io so che tu oggi hai un ruolo speciale, che sarai, come si può dire, il relatore, quello che guida questo masterclass di oggi, che si chiama A fondo tra vitigni internazionali coltivati in Italia. Allora, cosa vuol dire? E dateci qualche nozionistica del tipologia di vino che Sì. andremo a assaggiare oggi. Allora, diciamo che è un grande onore. Devo ringraziare Alessandro appunto di avermi invitato e di avermi dato un tema abbastanza importante, cioè è molto ampio. Se parliamo di vitigni internazionali allevati in Italia, va sempre relativizzato al vitigno e ai territori. Sappiamo benissimo che, cioè, se vogliamo parlare di uno dei vitigni a bacca rossa internazionali, principe dell'enologia, Cabernet Sauvignon, noi troviamo Cabernet Sauvignon con un'espressività altoatesina, Cabernet Sauvignon con un'espressività toscana, con un'espressività siciliana, con un'espressività sarda, per esempio. Ricordiamoci un vino che qua non c'è, però Marchese di Villamarina di Sella e Mosca è stato un Cabernet che ha fatto la storia dell'espressione di questo vitigno in Italia. Quindi la cosa interessante, secondo me, in una degustazione in cui assaggeremo Cabernet Sauvignon e Merlot a bacca rossa, Sauvignon Blanc e Chardonnay a bacca bianca, è quella di riuscire, a mio avviso, a far capire al pubblico qual è il legame di espressione fra il vitigno e il territorio d'elezione, perché tantissime zone mondiali ci insegnano che anche una zona monovitigno può avere una sfumatura infinita di espressioni. Quindi paradossalmente, no, in Italia c'è questa tendenza di focalizzare su vitigni autoctoni italiani, che ce ne sono tantissimissimi, e nonostante, diciamo, alcuni territori che focalizzano sul internazionale. Sì. No? Mi viene in mente Franciacorta, anziché Bolgheri, anziché Ce ne Trento sono- Doc, eccetera, sono. eccetera. Come mai questo? Ma allora, innanzitutto, secondo me dobbiamo anche fare un piccolo distinguo, cioè quelli che sono i veri vitigni autoctoni e quelli che sono i vitigni tipici. Perché autoctono è un vitigno proprio che nasce. Ti faccio un esempio, il Sagrantino. Il Sagrantino è autoctono. Altri vitigni invece sono tipici perché sono usati ma derivano da altri. Per esempio il Sangiovese è tipico perché sembra che derivi da qualcos'altro. Però il vitigno autoctono, tornando al discorso che facevamo prima, è un po' dominante nella mentalità del consumatore. Cioè, se tu prendi un consumatore e dici Toscana, per il consumatore la Toscana è Sangiovese, punto. Non riesce neanche a distinguere il Sangiovese dal Sangioveto del Brunello, cioè non fa un distinguo. Quindi l'Italia è una nazione talmente bella e talmente difficile. Paradossalmente è molto basica la Francia. La Francia è facile da conoscere e è anche un trucco per la vendita, perché più una cosa è facile, più è comprensibile, più è facile che il consumatore
la riconosca. Io sono assolutamente d'accordo, specialmente per non esperti. Sicuramente quello che stai dicendo te ora, e io mi trovo, perché la maggior parte delle persone sono come me, poca conoscenza del vino, che voglia approcciare anche altro tipo di vino, ma hanno paura. Sì, allora tu poca conoscenza del vino è una timidezza, perché questo non è vero, Stevie. Però in effetti, se poi vai a spiegare e dici Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio e tutte queste cose, la gente, non dico che diventi diffidente, ma vuole avere delle zone sicure alle quali associare determinate cose, soprattutto quando compra qualcosa, no? Però parliamo del vino un nanosecondo, Sì. ok? Tu hai, quanti vini hai oggi? 9 forse? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Ok, io vedo ad esempio Ronco dei Tassi di Cormons. Sì, Madame taglio Sauvignon. bordolese, Sì. taglio bordolese e sai, Cormons è una zona particolarissima. Innanzitutto dobbiamo parlare del territorio, perché sei affacciato sulla Slovenia e hai questo terroir tipico che si chiama Ponca. Sì, La Ponca è una sorta di creta gessosa che gestisce sia l'umidità che la temperatura della radice profonda e permette alla pianta di avere un equilibrio di sviluppo, di maturazione quasi perfetto. ok, andiamo velocissimamente. Un altro vino, Von Volumen a piano, Cornaiano. Cornaiano, Giusto? Cornaiano, Però esatto. sì, però è provincia di Bolzano questo. Sì, qui siamo nella... Sempre Sauvignon. Sì, qui siamo nella valle per elezione dei vini altoatesini, quindi siamo nella Bassa Tesina e abbiamo un territorio esposto perfettamente, roccioso a differenza, quindi con una serie di terrazzamenti di altipiani, ma sostanzialmente abbiamo le montagne vicino a 2000-2003, perché sopra Merano si arriva a 2000 con grandissima facilità, e abbiamo questa temperatura che fa sì che il terreno possa essere un po' più pesante, ma non va mai al di sotto o al di sopra, scusami, di una certa soglia. Quindi le uve hanno questa lenta e perfetta maturazione. Ok, allora prendiamo un Chardonnay di Spadafora, ad esempio. Qua andiamo in Sicilia. Lo Chardonnay è un'uva particolare, a parte che bisogna anche dire che di Chardonnay ne esistono tanti. Esatto. E in Sicilia c'è questa grande sfida ad avere questi Chardonnay giustamente maturi, ma con un'agronomia che dia una buccia un po' più spessa, per avere proprio un vino non così fruttato come sono gli Chardonnay che noi ci aspettiamo, ma un vino che sia più gastronomico. Gli Chardonnay siciliani sono dei vini di grande mineralità, ma di grande abbinamento al cibo. Allora, come l'ultimo vino, anche se ne abbiamo altri, facciamo un confronto con Chardonnay di Bessellerhof. Bessellerhof. Il mio tedesco fa schifo. Valle Isarco, Bolzano, dall'altra parte del mondo. Sì, perché l'Italia è proprio variegato. Allora, Valle di Isarco, detta in tedesco è Eisachthaler, è una valle stretta in cui c'è luce e questi venti, queste brezze fresche tutta l'estate che arrivano e tengono sempre le foglie asciutte, sempre le piante, il verde è molto diverso in quella zona lì. Quando tu vai in Val d'Isarco, che è anche patria di tanti altri vitigni, vedi proprio una vegetazione molto diversa. Sono i due opposti, l'hai detto tu, un vino alpino da una parte e un vino mediterraneo, accogliente, largo, caldo, avvolgente per quanto riguarda la Sicilia. Però, sai, il fascino dell'Italia è proprio questo, di lasciare anche al produttore
degli spazi interpretativi su dei vitigni che magari in altre nazioni sono un po' standardizzati. Allora, siamo un po' in conclusione, però leggo altri vini che assaggerete oggi. Ronco dei Tassi sempre, Sauvignon, però c'è Charandon Rosso Friuli, poi Terenzi di Scansano, Maremma Toscano Rosso, poi Piani Rossi, Rosso Toscano, Spadafora ancora, Schietto Cabernet Sauvignon biologico e in ultimo Tenuta di Liliano, Anagallis Rosso Toscana. Questa è tutta la lista del vino che vedete in sottoimpressione, vi manderemo il link per questa informazione. In conclusione, ok, sono un po' educational, no? Quindi, Ok. allora, qual è il tuo obiettivo? Cosa imparano oggi da te? Allora, innanzitutto a me piacerebbe che la gente incominciasse veramente a divertirsi assaggiando il vino, perché è un momento di condivisione. Però quello che mi piacerebbe potessero portare a casa dalla degustazione di oggi è di non avere mai dei preconcetti su dei vini, quindi di approcciare il vino e di farsi un pochettino lettori di un territorio, quindi non dare per scontato è un Sauvignon, punto. No, è un Sauvignon, capiamo perché questo Sauvignon è così e quest'altro è in un altro modo, che è un piccolo momento anche per crescere. Ok, excellent, grazie. Grazie a te. And that's a wrap from Partesa for Wine here in Spazio Antologico with Costantino Gabardi. And I think it is exactly a fondo tra i vitigni internazionali coltivati in Italia. Grazie, alla prossima. Ciao ragazzi! And that's a wrap. Tune in next time for another episode of Stevie's visit to the Wine Cube in Milan and conversations with speakers leading the masterclasses for the event. For more fascinating stories from the world of wine, go to ItalianWinePodcast.com or find us on SoundCloud, Himalaya, Spotify, or wherever you get your pods. Don't forget to subscribe and like all our channels. Chin chin, and thanks for listening.